Preparare casa per il fine settimana, trascorrerlo serenamente e dedicarmi ad altre attività è la mia priorità. Ti dirò ora qual è il mio metodo. Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi vi propongo una routine di venerdì mattina in cui cerco di lasciare la mia casa il più pulita e organizzata possibile e di non sentirmi così sopraffatta dai lavori domestici tutti in una volta. Volevo iniziare dalla cosa più semplice, avviare la lavatrice e arieggiare la casa. Abbiamo la fortuna che la mattina fa molto fresco, perché il sole non batte dalle nostre parti. Quindi ne approfitto e tengo tutto aperto finché il tempo lo permette. Come faccio sempre, prima di fare la spesa controllo il frigorifero, verificando che non ci siano cibi scaduti o residui sui ripiani. Adesso per dare una bella pulita all'esterno della cucina, ecco che ho preparato una miscela con acido citrico. Per prepararlo aggiungiamo in una tazza d'acqua 2 cucchiai di acido citrico e 15 gocce del nostro olio essenziale preferito e abbiamo a disposizione un buon disinfettante sgrassante per pulire i gusci del bagno e anche le superfici delle nostre cucine. Vi lascio un video con i vari usi dell'acido citrico in descrizione nel caso non conosceste questo prodotto. Mentre pulisco la cucina, oggi ho la fortuna di avere l'aiuto di mia figlia, che sicuramente, con l'interesse di voler uscire con le sue amiche, si è offerta volontaria per togliere la polvere e portarmi avanti in quel passo nella pulizia. Dimmi nei commenti se sei una di quelle a cui piace fare i lavori domestici da sola o ti fai aiutare. Oggi dedicheremo più tempo alla cucina, al soggiorno e al bagno. Nelle camere da letto toglieremo la polvere, cambieremo le lenzuola e passeremo l'aspirapolvere. Con tutto ben sistemato in soggiorno e senza polvere, andrò a pulire il tavolo e le sedie della sala da pranzo con uno spray a base di ammoniaca. Si consiglia di togliere la polvere dai mobili, tappeti e tende almeno una volta alla settimana. Tuttavia, in aree con molto traffico di persone, animali domestici o in luoghi più polverosi, potrebbero essere necessario farlo più spesso, come nel mio caso, dove ho un cantiere in pieno svolgimento. Ecco perché devo aspirare regolarmente per prevenire il suo accumulo.
Per finire questa parte della casa passerò l'aspirapolvere e pulirò con il mocio. E se questo video ti sta piacendo, ti invito a lasciarmi un bel commento e ad iscriverti se vuoi vedere più contenuti di questo tipo. Per questo utilizzerò acqua calda dal rubinetto e un tappo di disinfettante per il marmo. Anche se non vedrai i passaggi del cambio d'acqua, ciò non significa che non lo farò. E poiché ho lo stesso tipo di pavimento in tutta la casa, per lavarlo utilizzo sempre lo stesso disinfettante. Metterò il primo carico nell'asciugatrice e lascerò avviato un secondo in lavatrice. Metteremo lenzuola pulite sui letti. Questo è uno dei miei compiti preferiti in casa. Vedere i letti rifatti mi dà molta soddisfazione e nel farlo do sempre il massimo. Mi piace vedere e sentire le lenzuola pulite, ben distese e profumate. Lo sapevate che le lenzuola che sono rimaste utilizzate per una settimana possono accumulare una notevole quantità di sporco? Pertanto, cambiamo le lenzuola almeno una volta alla settimana per mantenere un ambiente pulito e igienico. Lo stesso facciamo anche in questa stanza. Rifacciamo il letto e si sistemano i cuscini come più ci piace. Visto che non devo spolverare, grazie a mia figlia, inizio subito a spazzare le stanze e il corridoio, anche a lavarlo. Rimane solo da pulire il bagno. Andrò a mettere degli spray specifici sulle superfici dei WC per la pulizia. Ricordi le bombe di bicarbonato di sodio che preparo per pulire il WC? Ne userò 2 in questa pulizia. Approfitto del fatto che funzionano molto bene e lo lasciano molto pulito e bianco. E mentre lascio fare effetto passo l'aspirapolvere, così se l'acqua cade sul pavimento non si mescola allo sporco. Non l'ho spolverato perché è già fatto. Mia figlia ha già pulito anche gli specchi di tutta la casa, quindi quello che ho fatto è stato togliere il cesto dei panni sporchi per avere un po' più di spazio. Laverò molto bene il bagno.
a risciacquare e ad asciugare tutte le superfici in modo che non rimangano aloni d'acqua e residui di prodotto. Ah, e il video su come faccio le bombe di bicarbonato di sodio, ve lo lascio anche questo in descrizione. Ho finito di lavare il pavimento e mentre vado a dare gli ultimi ritocchi con questo spray per ambienti e qualche candelina aromatica in casa. Più tardi laverò gli strumenti per la pulizia e ringraziandoti per essere qui ti saluterò fino al prossimo vlog di Wendy. Ciao!